Sotto una base soffice e saporita. Sopra una sfoglia croccante e dorata che profuma mezza casa. Oggi prepariamo insieme una pizza parigina perfetta. Iniziamo versando acqua a circa 25 gradi nella ciotola della planetaria. Aggiungiamo 3 grammi di lievito istantaneo. Mescoliamo fino a completa dissoluzione del lievito. Quindi iniziamo ad aggiungere la farina in 3 fasi. Utilizziamo una farina di tipo 0, precisamente la Caputo Nuvola, una farina ben bilanciata, ideale per lievitazioni intorno alle 8 ore. A questo punto aggiungiamo il sale mentre stiamo ancora lavorando con la foglia. In questa fase aiuta semplicemente a staccare l'impasto dalle pareti della ciotola. Sostituiamo quindi la foglia con il gancio e lavoriamo fino a ottenere un impasto ben incordato. A questo punto aggiungiamo lo strutto. In alternativa potete usare olio d'oliva, ma struttura e sapore della parigina tradizionale risultano superiori con lo strutto. Continuiamo a lavorare fino a completo assorbimento e a una nuova incordatura perfetta. Trasferiamo l'impasto sul banco per verificare la qualità della maglia glutinica. Eseguiamo il classico test, lo stendiamo delicatamente e cerchiamo di ottenere un velo sottile, quasi trasparente. Se riusciamo a intravedere le dita, la struttura è corretta. Guardate che bel lenzuolo. Richiudiamo quindi l'impasto e gli diamo un paio di pieghe. Se l'impasto tende ad aderire, è sufficiente ungere leggermente il banco o le mani. Formiamo una palla, chiudendola come una mozzarella e la pirliamo leggermente. Lasciamo riposare coperto da 10 a 15 minuti. Dopo il riposo, l'impasto sarà più rilassato. Eseguiamo altre 2 pieghe di rinforzo. Servono a consolidare la struttura del glutine, che è una rete macromolecolare. Questo lavoro meccanico aumenta la tenacità dell'impasto in vista della lievitazione. Richiudiamo nuovamente, pirliamo e otteniamo una superficie liscia e regolare. A questo punto è pronto. Lo trasferiamo in una ciotola leggermente oliata, copriamo e lasciamo lievitare fino a un abbondante raddoppio. A temperatura ambiente da 22 a 25 gradi, serviranno circa 4 ore. Aumentando la temperatura a circa 28 gradi, ad esempio in forno spento con luce accesa o funzione lievitazione, i tempi si ridurranno sensibilmente. Prepariamo ora la salsa di pomodoro per la parigina. È estremamente semplice, passata di pomodoro, sale e olio d'oliva, in quantità generosa. Mescoliamo bene fino a ottenere un composto omogeneo. Questa sarà la salsa con cui velare la base dell'impasto. L'impasto è pronto. Osservate come è ben lievitato, una massa uniforme e ben sviluppata. Passiamo alla stesura. Prima però uno sguardo alla teglia. Utilizziamo teglie in ferro blu da 40 x 30 cm già stagionate. La differenza principale è nella struttura. Una ha il fondo piatto, l'altra presenta un rinforzo a croce sul fondo. Questo rinforzo serve a evitare deformazioni in cottura. Ungiamo leggermente la teglia, nel frattempo spolveriamo il banco con semola rimacinata e rovesciamo l'impasto. Se la lievitazione è stata corretta, quindi né insufficiente né eccessiva, l'impasto si stenderà con facilità, elastico ma non nervoso e con una maglia glutinica ancora integra.
Ungiamo leggermente le mani, lavoriamo prima i bordi, schiacciandoli, poi procediamo verso l'interno con i polpastrelli, allargando progressivamente. Ruotiamo l'impasto e ripetiamo. A questo punto possiamo stenderlo più liberamente, quasi come un lenzuolo, accompagnandolo con movimenti laterali. L'impasto è cedevole, ma non si strappa, segno che la maglia glutinica è ancora ben strutturata e non degradata da una fermentazione eccessiva. Stendiamo volutamente oltre la dimensione della teglia. Una volta trasferito, si formeranno delle leggere grinze. È preferibile così piuttosto che avere un impasto corto e doverlo tirare successivamente. Una volta in teglia, l'impasto non ritorna indietro, rimane stabile. Veliamo quindi la superficie con la salsa di pomodoro. Il cucchiaio aiuta, ma la mano resta lo strumento più efficace per distribuire un velo uniforme fino quasi ai bordi. Passiamo al prosciutto cotto, che disponiamo su tutta la superficie, bordi inclusi. La copertura deve essere omogenea. Ogni porzione deve risultare equilibrata. Aggiungiamo quindi il formaggio caciocavallo o provolone a scelta. Anche qui dipende dal profilo aromatico desiderato. È possibile optare anche per una versione piccante. In questo caso utilizziamo un caciocavallo dolce ma molto saporito. Distribuiamo una prima parte a pezzi per coprire la superficie. Poi completiamo con una seconda parte tagliata fine, a julienne o grattugiata, in modo da saturare uniformemente tutta l'area fino ai bordi. Infine la pasta sfoglia. Non è necessario prepararla in casa, è sufficiente sceglierne una di buona qualità. Questa è realizzata con burro da centrifuga ed è già perforata, quindi non richiede ulteriori lavorazioni. Non resta che adagiarla sulla base ben condita della nostra pizza parigina. A questo punto è importante sigillare perfettamente la sfoglia all'impasto sottostante. Procediamo prima con i polpastrelli. Successivamente rifiniamo il lavoro con una forchetta. Poiché la sfoglia è già traforata, non sarà necessario bucherellarla ulteriormente. Ora copriamo con della pellicola e lasciamo lievitare per circa 30-45 minuti. Al termine di questo breve riposo saremo pronti per la cottura. La pizza parigina è pronta per essere infornata. Guardate quanto è bella. Portiamo il forno a 180 gradi Celsius in modalità ventilata. Nel frattempo spennelliamo la sfoglia con un composto di tuorlo e latte, così da conferire alla parigina il suo caratteristico colore dorato in cottura. Inforniamo questa meraviglia possibilmente sopra di un biscotto refrattario sul fondo del forno, altrimenti posizionate la teglia sul terzo inferiore del forno. Per la cottura ci vorranno circa 25 minuti, se potete girate la teglia a metà cottura. Capolavoro, doratura omogenea e della sfumatura giusta. Il profumo, inutile dirlo, è da capogiro. Notate come sia rimasta perfettamente sigillata. Cotta a puntino, sia sopra che sotto, sfogliata, croccantissima. Guardate che bella, tutti gli strati in bella vista. Il pomodoro gustoso, il formaggio filante e naturalmente il prosciutto cotto.
che dire, questa specialità napoletana è irresistibile e se vi è piaciuto il video mettete un mi piace ed iscrivetevi a Piatto. Provatela a casa e fateci sapere nei commenti come vi viene.